Marcello, ciao, sono tanti Ciao anni che Andrea. collaboriamo insieme e di storie, di cose da raccontare ne abbiamo veramente tante. Ma in particolare, più che altro, vorrei insomma intanto dire che con voi, sì, sono tanti anni che lavoriamo insieme, io sono 25 anni che siamo aperti e ho la fortuna di lavorare con voi perché siete un'azienda molto attiva diciamo brava e riesce a seguire bene le esigenze del mercato. Siamo vicini di casa, quindi la cosa non fa male. Questa è la Un'altra forza cosa, dell'Emilia-Romagna. esatto, una cosa che poi mi piace è lavorare con un'azienda che lavora, produce in Italia e quindi non è sempre così facile nel nostro mondo e questo è un altro, diciamo, plus che aggiungerei nella forza della sinergia. Diciamo che lavoro molto con voi per quanto riguarda il multiroom, perché quando inviti gli architetti e anche i singoli clienti, soprattutto qua nella showroom dove sono anche adesso, che si vede poco, comunque abbiamo questa showroom di 90 metri quadrati proprio adatta per la domotica e l'integrazione, e vedono i vostri diffusori a incasso a filo rispetto alla concorrenza, proprio quando arrivano lì e dico va bene, voglio quello, cioè non stanno neanche a guardare altro perché vedo che queste soluzioni piacciono tanto, anche la possibilità di personalizzare le griglie, i colori, fa tanto, tanta roba. Sì, beh, come personalizzazione diciamo che 2-3 mila estetiche ce le abbiamo, ecco, quello di solito Fa tanto, la la chi- vostra forza è proprio quello, perché il diffusore a incasso, diciamo, ce ne sono miliardi, e li fanno 10.000 aziende, però il discorso dell'incasso a filo con queste soluzioni estetiche è una cosa abbastanza vostra in esclusiva, penso, e questo è proprio uno dei punti di forza che quando lo fai vedere non hanno dubbi a scegliere quello. beh, il custom è un po' nella filosofia, cioè sia nostra come Garvan, che anche tua, perché poi ogni volta che fai un impianto è un custom, è come un abito su misura per ogni cliente, immagino. Non sono tutti Sì, impianti sì, fatti col stampino. assolutamente, ognuno ha le sue esigenze, ognuno ha le sue libidini insomma, esigenze particolari estetiche, quindi ogni volta ci si inventa, ci si guarda insieme al progettista cos'è la soluzione migliore sostanzialmente. Per fare un impianto audio, con quante persone ti interfacci mediamente quando entri in casa da un cliente? Ma ci sono diciamo, vari casi. Normalmente nelle abitazioni di un certo livello dove facciamo dei multi-room da 8, 12, 16 zone o anche di più, hai a che fare, oltre che col cliente finale naturalmente, però con un architetto o un interior designer sempre e comunque. Sì, quelli sono, diciamo, se vuoi, i protagonisti della parte estetica, che insomma con quelli bisogna Sì, interfacciarsi. assolutamente. Vabbè, loro prediligono quello, soprattutto gli architetti e l'interior designer guardano quello, perché poi il suono ci pensano molto meno, anche Quella, se è molto importante, però la parte estetica fa il 90% delle loro esigenze. quella è la parte più complicata, nel senso di unire magari un'esigenza estetica, quindi di adattare il diffusore all'ambiente, con un sistema acustico, un audio di qualità. Questo immagino che sia la cosa per te Sì. più complicata, ecco, da far Assolutamente, convivere. anzi loro vorrebbero non vedere niente o vedere dei diffusori grandi come una moneta, allora di solito sono le richieste. Sì, Però quando vedono queste soluzioni a filo, verniciate del colore del muro, insomma, allora ci lasciano convincere che è una soluzione giusta. sì, beh, diciamo che è un compromesso che molte volte vedo che viene accettato, ecco. Che non vedere Sì, sì, niente equivale molte volte anche a non sentir niente, ecco. Quindi questo è un po' sì, o l'aspetto. sentire molto male, che è la stessa cosa. Per avere un impianto di buona qualità servono diffusori di qualità, servono amplificatori validi, servono cavi, connettori, installazione, progettazione, sorgenti, tutto al top, ma non è sufficiente, perché quello che noi sentiamo nell'ambiente è la somma di tutta la parte hardware, quindi quello che ho detto prima,
mixato a come risponde l'ambiente in termini di acustica ambientale. Quindi è importante anche assolutamente. curare l'acustica dell'ambiente. E tu Non è Marcello ne importante, è sai qualcosa. fondamentale. Il trattamento acustico vale almeno il 50% del suono di tutto dell'impianto, quindi è un argomento che trattiamo da anni e che spingiamo e che cerchiamo di far conoscere ai clienti, perché molte volte succede che il cliente vuole upgradare, vuole mettere il cavo più bello, la cassa migliore, l'amplificatore più grosso, ma se l'ambiente non è trattato, rischi di avere un risultato uguale o peggiore spesso. Ma nel lato della proposta, quando parli col cliente del trattamento acustico, come viene accolta? Cioè, che cosa... Perché so che è un argomento che molte volte anch'io quando ne parlo, o ne parlo nei video, ne parlo anche di persona, si fa fatica anche a distinguere su quello che è il trattamento acustico, quindi la correzione acustica ambientale, dall'isolamento acustico. Alcuni pensano che Sì, l'isolamento o il trattamento sia esatto. la stessa cosa. E infatti quello purtroppo, sai, come tutte le cose, la gente non capisce, quindi varia molto da isolamento, cioè vuol dire non disturbare il vicino, a trattamento acustico vuol dire ascoltare meglio l'impianto nel proprio ambiente. Sì. Però vedo che ultimamente, insomma, abbiamo fatto anche delle pagine dedicate sul nostro sito per queste soluzioni. Vedo che la gente inizia a capire e soprattutto glielo fai provare, perché noi abbiamo più di una sala demo trattata e riescono a capire la differenza fra una sala normale e una sala trattata acusticamente e lineare come dovrebbe suonare, insomma. Sì, chi ha provato, chi comunque è entrato in una sala dove c'è una correzione acustica, immediatamente si accorge della differenza, Sì, sì, è anche entrando palese. a impianto spento già capisci che sei entrato in un altro mondo. Sì. È che E, raccontare queste cose è veramente difficile, perché racconti sì, un'esperienza sensoriale. È guarda, io come... dico sempre, noi vendiamo cose inutili, tra virgolette, però vendiamo emozioni, quindi se non fai emozionare la gente, non fai toccare con mano le cose che vendiamo e che proponiamo, non riesci a far capire l'effettivo Ah, è così. beneficio e insomma quello che ne può saltare fuori dal risultato finale. Quindi abbiamo 400 metri di sale demo, di esposizione proprio per questo, perché la gente si deve emozionare e capire che cosa sta per comprare, cosa può realizzare, cosa può venire fuori con l'impianto che vuole fare. Sì, il trattamento acustico è un qualche cosa che veramente serve, funziona ed è fondamentale. Se, come hai detto tu giustamente prima, molti lo sottovalutano. No, no, è E un elemento importantissimo e fondamentale veramente per far suonare bene un impianto. Conviene delle due investire un po' più lì e aspettare a investire magari su un amplificatore o insomma fare un upgrade un po' alla volta, ma è una voce da mettere assolutamente a budget quando fai un impianto, una progettazione di un impianto. E poi tu ne hai fatti tanti, ho visto diverse foto, installazioni, insomma, hai una Sì. certa esperienza perché anche lì, insomma, è un qualche cosa che non ci si dovrebbe improvvisare perché l'acustica è fisica e va trattata in una No, certa maniera. assolutamente. Abbiamo i nostri collaboratori per fare progetti come si deve, dove c'è la risposta in frequenza all'inizio e alla fine dopo il trattamento, insomma, fai vedere prima e dopo la cura, oltre che vedere e sentire, insomma, è fondamentale. Ora, se fissiamo un ipotetico budget di 10.000 euro per farci il Mhm. nostro impianto audio, per fare un impianto audio, tra virgolette, bilanciato col trattamento acustico, Marcello, ma indicativamente, quanto devo Sì, spendere in percentuale tra diffusori, elettroniche e trattamento acustico per avere un qualcosa di coerente? ma guarda, sicuramente il diffusore è una delle cose dove senti più la differenza, quindi lì investirei abbastanza. Terrei magari un po' più basso il costo dell'elettronica e comunque in percentuale, secondo me, farei un 60% elettronica e diffusori e un 40% trattamento acustico, più o meno. Ok, ok, Questo è il budget. ok. Marcello, grazie. Quindi da Audio Grazie a Quality te. possiamo trovare l'audio, l'acustica, gli impianti stereo, gli impianti home theater, diciamo un po' tutto. Tutto. Tortellini, Sì, anche sì, sì. quelli?
tortellini, anche quelli li abbiamo. Però sono meglio i cappelletti. Ah, beh, lì è una lotta La da sfida anni. eterna. Grazie Marcello, alla prossima. Grazie a te, ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.